Sono Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano. Lo strano caso dell'Expo di Milano nasce in un posto sfigato nella estrema periferia a nord di Milano, in un pentagono di sterpaglie ritagliato tra due autostrade, un posto dove nessuno andrebbe mai a farci nulla, tantomeno ad abitarci. Quei terreni però sono stati acquistati a buon prezzo, prezzo agricolo, valgono quasi niente, da una società controllata dalla regione di Roberto Formigoni. La società è la Fondazione Fiera di Milano. L'Expo nasce proprio lì perché la Fondazione Fiera di Milano deve riuscire a valorizzare quei terreni, deve riuscire a risanare i suoi bilanci che sono clamorosamente in rosso. Si fa un bel Expo, un'esposizione universale che nel 2015 porterà, si dice, milioni di persone a Milano, poi vedremo se arriveranno tutte queste milioni di persone, perché bisogna valorizzare, fare un'operazione immobiliare. Il tema dell'Expo è un bel tema, io non sono contrario all'Expo in sé, nutrire il pianeta, l'alimentazione, energia per la vita, potrebbe essere una buona idea. Per esempio l'idea di Stefano Boeri, Carlin Petrini di Slow Food e di altri architetti della consulta degli architetti era quella di costruire lì una cosa unica al mondo, un grande parco biologico dove concentrare tutte le coltivazioni, tutti i climi del mondo. Sarebbe stata davvero un'occasione per richiamare da tutto il mondo persone che volessero vedere, diciamo, dall'origine il seme alla realizzazione il cibo, la trasformazione della natura in cultura. In realtà quello che preme ai signori dell'Expo è fare una grande operazione immobiliare. Questo è l'accordo di programma firmato dal sindaco di Milano, dal presidente della regione Roberto Formigoni e da altri operatori interessati a questo affare. Che cosa soprattutto impegna a fare questo accordo di programma? Impegna a fare circa 750.000 metri quadri di cemento, perché una volta che tu hai da valorizzare un'area, pare che gli orti, anche l'orto planetario, renda poco sull'immediato. In maniera miope si preferisce il cemento, che viene ritenuto invece più redditizio. E allora ecco il grande imbroglio dell'Expo: coprire una operazione immobiliare con una patina di cultura e di grande esposizione universale. Non c'è nessuna differenza tra l'Expo di Letizia Moratti e l'Expo di Giuliano Pisapia, per ora. Speriamo che qualcosa venga fatto, sia ancora in tempo a cambiare qualche cosa, perché tutte e due sono l'Expo di Roberto Formigoni, sono l'Expo della Fondazione Fiera. È la Fondazione Fiera il grande beneficato dalla bacchetta magica urbanistica dell'Expo, che permette di fare questi benedetti 750.000 metri quadri di cemento in un'area di circa 1 milione di metri quadri. Peccato che i milanesi abbiano votato anche in un referendum consultivo il 12 e 13 giugno che vogliono che l'area dell'Expo sia conservata a parco. Dice il sindaco di Milano Giuliano Pisapia: metà dell'area resterà a parco. Ma anche questo è un imbroglio, perché se io mantengo i 750.000 metri quadri di cemento, poi dopo che io li spalmi su tutta l'area facendo case più basse, oppure li concentri in metà dell'area per lasciare metà dell'area verde, comunque però la quantità di cemento è la stessa. Invece che fare case di 5 piani spalmate su tutta l'area, dovrò fare torri di 20-30 piani, ma diciamo il risultato finale è lo stesso. Questo è l'imbroglio, a cui si somma un ulteriore imbroglio. L'area dell'Expo è circondata da altre aree su cui arriveranno
altre migliaia di metri quadri di cemento. L'area della Cascina Merlata, per esempio. Cascina Merlata è proprio lì, al confine, attaccata all'area dell'Expo. Lì viene concentrato un mucchio di cemento, quasi 400.000 metri quadri. Ora, è il lato B dell'Expo. Costruite di là per poter lasciare un po' di verde nel parco dell'Expo. Accanto ancora c'è l'area di via Stephenson, dove ancora anche lì verranno costruite ulteriori torri, ulteriore residenza. Sta per arrivare una nuova ondata di cementificazione con la scusa dell'Expo a Milano, in un'area che non ne avrebbe assolutamente bisogno. Abbiamo visto quante torri di spazi di terziario, di uffici ci sono a Milano vuote, invendute. Stiamo regalando ai nostri figli, ai nostri nipoti, io credo, un colossale imbroglio che sarà anche probabilmente un colossale buco economico. Il sindaco Giuliano Pisapia dice che non si poteva fare altrimenti e quando è arrivato lui ha trovato le cose già fatte. Il BIE, cioè il Bureau International des Expositions di Parigi, che assegna l'Expo in giro per il mondo e che l'aveva assegnato 3 anni fa a Milano, gli ha detto: o firmi questo accordo di programma, ormai il tempo di cambiare non c'è più. E allora, dice Pisapia, piuttosto che far fare a Milano una figuraccia planetaria davanti a tutto il mondo e farsi togliere l'Expo della nutrizione, dell'energia, eccetera, ho dovuto accettare queste condizioni, poi vedremo pian piano di migliorarle facendo un po' di meno cemento, facendo più verde. Ecco, io credo che questo non basti, perché è mai possibile? Milano, la Milano di Letizia Moratti, è da 3 anni che stanno litigando per fare questa grande operazione immobiliare. Per 3 anni andava bene tutto e non c'era nessuna urgenza. Arriva Giuliano Pisapia e tutto deve essere fatto in maniera urgente. Entro luglio bisogna fare le gare, entro ottobre devono partire i cantieri, altrimenti il BIE avrebbe tolto l'Expo a Milano. Ma siamo davvero sicuri? Come mai la fretta che non c'è stata nei 3 anni di Letizia Moratti è diventata stringente nei primi 15 giorni in cui Giuliano Pisapia è diventato sindaco? Che cosa succederà dopo? E questa è la grande scommessa ed è quello su cui ancora si può lavorare. Durante l'esposizione universale, che dura pochi mesi, lì saranno costruiti dei capannoni, i padiglioni dei vari paesi che arriveranno da tutto il mondo, speriamo, e dopo chi ha speso 120 milioni di euro per acquistare le aree, in parte 40 milioni al gruppo Cabassi e in gran parte 80 milioni alla Fondazione Fiera, appunto per sistemare i conti di questa creatura di Roberto Formigoni, è chiaro che a quel punto lì non è che si potrà tanto a giocare coi parchi e con l'alimentazione, bisognerà valorizzare l'investimento fatto e costruire. Vediamo quanto, vediamo dove e vediamo che cosa succederà e lo vedremo nei prossimi mesi.